Honda CB1000 Hornet. Dopo l'arrivo della CB750 lo scorso anno, dopo l'arrivo della CB500 e ora del top di gamma CB1000 Hornet in due versioni, Standard ed SP. Questa è la versione SP nell'unica colorazione che sarà venduta in Italia, quindi con un nero opaco con finiture dorate, anche per la forcella e per i cerchi. Quali sono le differenze tra la versione Standard e la versione SP? Le colorazioni sono 3 per la versione standard su base grigio metallizzato, bianco e rosso e una soltanto, come abbiamo detto, per la versione SP, ma la vera notizia è il prezzo di queste due moto. Per la standard un incredibile 10.390 euro franco concessionario e 11.990 euro franco concessionario per l'SP. Sono prezzi veramente aggressivi che possono muovere il mercato e metteranno in difficoltà molte concorrenti di questa moto. Quindi tanti cavalli a un prezzo abbordabile. Cominciate a scatenarvi qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se è questa l'Hornet che vi aspettavate e soprattutto se è questo il prezzo che vi aspettavate o pensavate a qualcosa di più. Questo è il nuovo cruscottino TFT a colori da 5 pollici della Hornet 1000 condiviso tra base ed SP. Ha diverse funzionalità interessanti che si possono modificare dal menu. Con un tocco verso destra del blocchetto si può entrare, ci sono 4 opzioni tra cui scegliere. La prima, ad esempio, è il trip computer dei consumi, eccoli qui. Scendendo si arriva all'impostazione del riding mode impostato in quel momento, in questo caso lo standard. Se si esce da questa impostazione si può andare sull'ultima opzione che è il menu vero e proprio, indicato appunto dagli ingranaggetti. Qui si possono modificare ad esempio con la prima selezione i riding mode. Si entra nel relativo menu e qui ci sono, sulla sinistra vedete il cuoricino 1, cuoricino 2, sarebbe user 1 e user 2. Sul lato sinistro si passa, vedete, da una barra all'altra per modificare i valori di erogazione potenza, freno motore e controllo di trazione. Solo sui riding mode user si può cancellare, annullare, mettere a zero il traction control per i funamboli dell'impennata, manovra che ricordiamo è vietata su strade aperte al traffico. In ogni caso si fa da qui. Sulla destra invece vedete il riding mode di riferimento, serve perché realizzando un riding mode personalizzato serve a evitare di fare dei doppioni, sostanzialmente dei doppioni dello standard, dello sport o del rain. Quindi ad esempio io qui cambio, ora vedete che il riding mode sport prevede P a 3, freno motore a 1 e traction a 1. Se io ora mi risposto sulla sinistra, vedete che se io facessi così avrei fatto con il mio user mode 1 avrei fatto il doppione dello sport e non è una cosa molto utile. Quindi per esempio potrei fare un riding mode personalizzato con potenza a 2, freno motore a 3 e traction a 2, quindi diverso da qualsiasi riding mode preimpostato. Si può fare la stessa cosa sullo user 2, quindi sono due riding mode personalizzabili a seconda delle proprie esigenze. Se si esce da questa impostazione si va su Quick Shifter, qui si può regolare la sensibilità sul pedale del cambio, ovvero se siete di quelli che stanno col piedino sempre un po' appoggiato sulla leva del cambio, è preferibile impostarlo su hard sia in inserimento di marcia che in scalata, perché in questo modo evitate che la cella di carico riceva il segnale e magari vi tagli la spinta per qualche istante. Gli altri livelli sono medium, che è un intermedio, e un soft. Questo se siete sicuri di azionare il pedale del cambio sempre e solo nel momento in cui cambiate marcia, si può tenere anche su soft perché la sensibilità è maggiore, sia in inserimento che in scalata. Si può anche disattivare il quick shifter mettendolo su off. Uscendo da qui si può modificare il punto in cui lampeggia l'indicazione di cambio marcia. Questo è l'auto reset del trip A
quando fate benzina, quindi fate il pieno, ovviamente il segnalatore, la segnalazione se ne accorge e azzera automaticamente il trip A. E l'ultimo è l'antifurto. Uscendo da questo menu si va su display. Display ce ne sono 3 tipi di layout, quello a barre, quello con il contagiri circolare e la velocità al centro e quello semplice che addirittura non ha l'indicazione del contagiri. Quello più sportivo a nostro avviso è quello a barre che avete visto nella schermata iniziale. La luminosità, lo sfondo e le informazioni preferite indicate sul cruscotto. Qui su questo potete modificare quello che si vede in questa barra qui sotto, ci sono tutte le informazioni visibili, 1 e 2, e su quest'altro invece la parte destra del cruscotto, quindi quello che si vede sulla prima selezione del menu diretto istantaneo. Qui c'è anche il favorite switch, che è il bottoncino verso l'alto, ed è quello che ora vi facciamo vedere uscendo dalle impostazioni. Eccolo qui, se vedete qui stellina è il favorite switch. Con questo c'è la doppia freccetta, vuol dire pressione lunga, ecco, e si modifica direttamente l'informazione visualizzata. In questo caso livello della benzina, eccolo qui, oppure autonomia, eccola qui. Abbiamo il pieno, 268 km. È un cruscotto abbastanza intuitivo, come tutti i device elettronici basta prenderci un attimo la mano, dopodiché ogni impostazione risulta abbastanza immediata. Innanzitutto partiamo da quello che hanno in comune. Il telaio con struttura a diamante, sono tubi in acciaio che si uniscono in queste piastre e poi nel telaietto posteriore che è saldato e non imbullonato. Per entrambe il motore deriva da quello della CBR 1000RR Fireblade nel periodo 2017-2019. Si tratta del motore da 999 cm3 che però eroga potenze diverse. Sulla standard abbiamo 152 cavalli a 11.000 giri, mentre sulla SP abbiamo 157 cavalli. Differenze anche per la coppia massima, che è di 104 Nm sulla standard e di 107 Nm sulla SP. Pistoni ridisegnati, fasatura differente, alzata valvole differente. Obiettivo naturalmente più coppia ai medi. È un motore che comunque è già molto elastico, in questo caso non ha un'erogazione particolarmente impetuosa, però permette, grazie anche alla rapportatura che è stata accorciata nelle prime marce, di avere sempre la spinta che serve. Altri aspetti tecnici interessanti sono la collocazione della cassa filtro, che è proprio sopra il motore. I cornetti sono rettilinei, leggermente obliqui, quindi c'è una condizione di aspirazione ideale che porta aria ai corpi farfallati da 44 mm di diametro. Altra differenza riguarda la presenza solo su SP di una valvola allo scarico che dai 5700 giri comincia ad aprirsi, permette al motore di respirare meglio ed è lì che si guadagnano i 5 cavalli di differenza e 3 Nm. La ciclistica, cosa c'è in comune? Abbiamo detto il telaio in tubi di acciaio, la forcella Showa Separate Fork Function Big Piston con stel da 41 mm. L'ammortizzatore posteriore sulla SP è un All-in TX36 completamente regolabile. La ciclistica appunto, incentrata su un telaio che sembra meno sofisticato di altri, però fa bene il suo mestiere. Agilità è la parola d'ordine per quanto riguarda la guida. Honda ha scelto un pneumatico posteriore da 180/55 e non un 190 proprio per privilegiare l'agilità. L'avancorsa, l'angolo di sterzo non sono troppo impiccati perché l'obiettivo è comunque di dare stabilità a un progetto che comunque ha un interasse da 1455 mm, un interasse abbastanza contenuto, ed effettivamente nella guida sulle strade veramente bellissime intorno a Benidorm l'agilità è stato uno dei punti qualificanti, molto divertente fin da subito con le Bristol S22 di primo equipaggiamento. L'Hornet rende veramente divertente l'approccio fin dall'inizio. La sella è a 809 mm da terra, il manubrio non è molto largo, potrebbe essere un filo più largo, però la zona centrale è molto stretta. Merito di questa scelta anche del telaio di essere largo nella zona anteriore, molto stretto nella zona centrale. La nuova CB1000 Hornet segna anche l'addio al monobraccio, sostituito da un forcellone tradizionale,
in alluminio pressofuso, che Honda comunque dichiara più efficiente e leggero. Il peso complessivo della moto in ordine di marcia con il pieno di carburante è di 212 kg per la versione SP e 211 per la versione standard. Il volume del terminale di scarico di oltre 7 litri è imponente e si nota anche nella vista laterale, dove ha un impatto sul design importante. Non bella da vedere questa saldatura, proprio molto esposta. Parliamo di elettronica, appunto ci sono 5 mappe motore, standard, rain, sport, con settaggi preimpostati e 2 completamente personalizzabili. Ma cosa si può cambiare? L'erogazione del motore, non la potenza massima che è sempre la stessa, sempre potenza piena, ma la risposta all'acceleratore. Quindi nel caso della standard la risposta è come quella che si avrebbe con un tradizionale comando a cavo, diretta. Nel caso della Sport è più che proporzionale, quindi c'è una risposta più pronta, nel caso della Rain invece meno che proporzionale. Le 2 mappe user permettono di regolare appunto la risposta dell'erogazione su 3 livelli, il freno motore su 3 livelli, il controllo di trazione che è associato al controllo dell'impennata. Si può mettere su 3 livelli oppure si può disattivare. Altra differenza, sull'SP c'è di serie il Quick Shifter, che invece è un optional a pagamento sulla versione standard. Non c'è la piattaforma inerziale, questo è sicuramente uno dei punti che distingue questa moto da alcune concorrenti, d'altra parte il prezzo talmente aggressivo giustifica questa mancanza. Come succede su altre Honda, la sensazione di trovarsi subito a casa. Nonostante i cavalli siano ben 157, la moto non offre mai una risposta poco gestibile. Al contrario, appare esemplare per facilità d'uso e immediatezza. L'inserimento in curva è deciso, fatta la tara al tradizionale comportamento della forcella Showa, che garantisce sì un buon sostegno alla prima pinzata, ma tende a rimanere alta se si approccia la curva in modo poco deciso. Infatti funziona meglio nella guida sportiva, quando viene caricata, piuttosto che in quella disimpegnata. Grazie però alle andature brillanti e all'asfalto impeccabile, nonostante la temperatura non elevata, ha messo in mostra un comportamento efficace. Bene il Mono Hollins, che garantisce un rigore di assetto encomiabile a fronte di un comfort più che buono per una naked sportiva. La ruota posteriore copia bene i dislivelli stradali, contribuendo a valorizzare la trazione della Hornet. Tra le curve la moto è rapida nei cambi di direzione, senza essere fulminea o cadere all'interno. Perdona facilmente eventuali errori di traiettoria, come anche l'uso dei freni fino a curva ampiamente impostata. A proposito di impianto frenante, la scelta dei progettisti Honda privilegia la facilità di gestione rispetto alla potenza pura. Le pinze Brembo Stilema fanno il loro lavoro, ma complice la pompa Nissin, in comune con la versione standard, non sono piacevolmente aggressive come su altri modelli, nemmeno nel primo attacco. Un piccolo sforzo per cambiare sull'SP anche la pompa, oltre che le pinze, sarebbe stato apprezzato, ma del resto il prezzo finale ha imposto alcuni sacrifici. Il cambio conferma la qualità Honda con innesti dolci e precisi che il Quick Shifter riesce a gestire anche a bassissimi regimi. A 2000 giri indicati infatti è possibile scalare senza incorrere in alcun rifiuto. Il prezzo da pagare? Una velocità d'azione non eclatante, ben compensata dalla dolcezza e dalla precisione degli innesti, davvero encomiabili. Le emozioni ci sono, la moto è veramente facile da guidare, il motore risponde sempre bene, andando verso la zona alta del contagiri si avverte qualche vibrazione, ma in generale ci si diverte sempre anche in mappa standard, ma è con la mappa sport che si ottiene il massimo in termini di gusto di guida, soprattutto su strade molto veloci, molto divertenti come quelle di questo test. Non è la moto più raffinata sul mercato, rinuncia a qualcosa come ad esempio la piattaforma inerziale, però compensa con tanti cavalli, e i cavalli sono sempre un punto di attrazione, e compensa anche con una dotazione di buon livello, perché l'ammortizzatore posteriore Hollins di TX36 è sicuramente di grande qualità, come anche un altro elemento distintivo della SP rispetto alla standard, cioè le pinze Brembo Stilema. Il pacchetto quindi è veramente interessante. Il telaio naturalmente è in comune, quindi tubi di acciaio con un asolo anteriore, queste piastre centrali, una zona molto stretta, e il telaietto posteriore che è saldato e non imbullonato. In comune la forcella Showa Separate Function Fork Big Piston con steli da 41 mm. In comune la nuova strumentazione con pannello da 5 pollici TFT. In comune il blocchetto sinistro retroilluminato con il joystick per muoversi tra il menu molto ricco. È il momento di tirare le somme. Nella guida la nuova CB1000 Hornet è davvero divertente, molto facile, immediata,
Come tante Honda l'impressione è di averci fatto già tanta strada, in pochi chilometri si trova subito grande confidenza, l'appoggio garantito dal 180-55 posteriore è più che adeguato, quindi la rinuncia al 190 è stata una scelta corretta a favore dell'agilità. La differenza, visto che ho avuto la possibilità di provare anche la standard, è essenzialmente nel sostegno offerto dal monoamortizzatore, che nel caso dell'Ohlins dell'SP è leggermente migliore, quindi la moto ha un rigore maggiore, e nella risposta alla prima pinzata che sulle Brembo Stilema, quindi sull'SP, è leggermente più aggressiva, sempre però in un contesto di grande facilità d'uso. Standard o SP, in ogni caso per entrambe il prezzo è veramente interessante. Per le concorrenti è un momento difficile perché Honda sembra dimostrare che da una parte punta sulla tecnologia presentando ad esempio all'EICMA un motore 3 cilindri a V con compressore elettrico che presto arriverà su modelli di serie. Dall'altra comunque riesce a essere estremamente competitiva, quindi a confrontarsi con altri costruttori giapponesi e con altri costruttori orientali, con una dotazione ricca e con un pacchetto che appunto mette a disposizione tantissimi cavalli. Ricordate, fate due conti, il costo al cavallo, 157 cavalli per questa moto, 11.990 euro. Scatenatevi nei commenti e ci vediamo qui sotto.